Ciao, ti do il benvenuto su InfenMath. Hai mai desiderato che Excel capisca quale cella usare in base a ciò che scrivi? In questo video scopriamo la funzione indiretto, uno strumento potentissimo capace di rendere i fogli di lavoro dinamici e flessibili. Indiretto permette di trasformare un testo in un vero e proprio riferimento di cella o di intervallo, aprendo la porta a formule che si adattano automaticamente alle scelte dell'utente. È particolarmente importante nella convalida dati, dove è fondamentale per creare menu a discesa dinamici e dipendenti, capaci cioè di aggiornarsi in base alle selezioni effettuate, ed è fondamentale nella gestione delle tabelle a doppia entrata, poiché consente di incrociare righe e colonne in modo dinamico, recuperando i dati corretti in base ai criteri selezionati. Se lavori con report e dashboard, questa funzione può davvero fare la differenza. Sei pronto? Iniziamo! In Excel, quando vuoi recuperare il valore presente in una cella, puoi procedere in vari modi. Il primo è il classico copia e incolla. CTRL-C seleziona la cella di destinazione, CTRL-V, oppure tasto destro incolla valori, e in questo modo la formattazione resterà inalterata. Un secondo modo è quello di copiare la cella con formula. In questo caso ci si posiziona nella cella di destinazione, si digita uguale e si clicca nella cella da copiare, premendo poi invio. Questo secondo modo di procedere crea una copia dinamica della cella, poiché se la cella di origine viene modificata, anche la cella di destinazione cambia immediatamente, a differenza di quanto accade per il copia e incolla classico. Esiste però un terzo modo per recuperare i valori da una cella, ed è l'utilizzo della funzione indiretto. Questa funzione accetta come primo argomento un testo e lo trasforma in un vero riferimento di cella. Siccome l'indirizzo della cella da copiare è B3, posso posizionarmi nella cella di colore rosa E6 e digitare uguale indiretto, selezionare la funzione indiretto e digitare B3 fra virgolette, poiché si tratta di un testo. Per il momento non utilizzo il secondo argomento facoltativo e dunque chiudo la parentesi e premo invio, e in questo modo riesco a recuperare il valore della cella di partenza. Anche questo modo di procedere è dinamico. Cambiando il valore della cella di partenza, cambia anche il valore della cella di destinazione. Vediamo ora un modo più efficiente di utilizzare questa funzione. Scrivendo l'indirizzo della cella da copiare in una cella esterna, possiamo utilizzare di nuovo la funzione indiretto e al posto di digitare manualmente il riferimento di cella, possiamo selezionare la cella contenente tale riferimento e premendo invio possiamo ottenere il valore iniziale e il risultato, come puoi notare, rimane dinamico. Vediamo ora a cosa serve il secondo argomento, quello facoltativo. In Excel i riferimenti di cella possono essere digitati anche in notazione RC, R con il numero di riga e C con il numero di colonna. La cella B3 si trova appunto in riga 3, colonna 2. Inseriamo nuovamente in questa cella la funzione indiretto, selezioniamo come primo argomento questa cella e dopo aver digitato punto e virgola passiamo al secondo argomento. Quando il secondo argomento viene omesso oppure impostato al valore 1 oppure vero, il riferimento è in stile A1, mentre quando il secondo argomento è uguale a 0 oppure falso, l'argomento ref viene interpretato come riferimento a uno stile R1C1. Chiudo la parentesi e premo invio, ottenendo di nuovo la copia dinamica della cella d'origine. Ma perché tutto questo giro per ottenere un valore che possiamo semplicemente ottenere con una formula? Lo vediamo con alcuni esempi. 30 bambini vengono organizzati in 6 squadre. Ogni squadra è identificata dal nome di un animale. Nel campionato di morra cinese, ogni sfida prevede che un membro scelto di una squadra affronti un membro di un'altra squadra. Per organizzare correttamente gli incontri si utilizza un sistema a tendine. Selezionando il nome di una squadra dalla prima tendina, nella seconda tendina deve comparire automaticamente l'elenco corretto dei componenti appartenenti a quella squadra, così da poter scegliere il giocatore che parteciperà alla sfida. Come possiamo ottenere questo risultato?
Innanzitutto, in queste due celle creiamo una convalida semplice e dunque, siccome sono cose già viste, procedo in modo veloce. Dati, convalida dati, elenco e come origine seleziono l'elenco dei nomi delle squadre. Ok. Successivamente creo i nomi definiti in modo da poter selezionare gli elenchi delle squadre. Ti ricordo che per svolgere tale operazione devi selezionare quest'area, cliccare su Formule, Crea da selezione, riga superiore e successivamente confermare con OK. Siccome ho già svolto l'operazione, annullo tutto. A questo punto, per creare una seconda convalida dipendente dalla prima, devi selezionare queste due celle, selezionare la scheda dati, cliccare su convalida dati, di nuovo elenco e come origine digitare uguale, indiretto, aprire la parentesi tonda, selezionare la cella contenente il nome della squadra, premere 3 volte il tasto F4 per ottenere un riferimento relativo, chiudere la parentesi tonda e confermare con OK. Utilizzando il riferimento relativo, la formula si estende anche a questo secondo elenco. Infatti, selezionando il nome di un'altra squadra, l'elenco corrispondente cambia contestualmente e si potrebbe organizzare una sfida anche tra membri della stessa squadra. La funzione indiretto utilizzata nella convalida dati trasforma il nome che vedi ad esempio in questa cella verde in un vero e proprio riferimento di cella e ti ricordo che il nome Leoni si riferisce a questo intervallo. Infatti, selezionando una cella qualsiasi e digitando uguale Leoni e selezionando il nome Leoni, premendo invio otteniamo proprio l'elenco dei componenti della squadra dei Leoni, mentre digitando uguale e selezionando questa cella, premendo invio, viene solamente copiato il contenuto della cella. È proprio la funzione indiretto che trasforma questo testo in un intervallo denominato, richiama dunque il nome Leoni e quindi il riferimento all'elenco dei componenti della squadra dei Leoni e ne consente l'utilizzo nella convalida dati di questa cella di colore verde chiaro. Vediamo ora un esempio con le tabelle a doppia entrata. In questo prospetto sono riportate le temperature medie mensili rilevate l'ultimo anno in 10 località vicine a Madonna di Campiglio. Selezionando un qualsiasi mese dal menu a tendina, vogliamo calcolare la temperatura media registrata. Inoltre, selezionando una qualsiasi località sempre da tendina, vogliamo ottenere lo stesso risultato ed infine, selezionando la località ed il mese, vogliamo ricavare il dato corrispondente presente in tabella. Quando vuoi ottenere risultati dinamici di questo tipo, sono fondamentali 3 cose: l'utilizzo degli intervalli denominati, la convalida dati e la funzione indiretto. Per quanto riguarda l'assegnazione dei nomi definiti, seleziona l'intera tabella, seleziona la scheda formule, crea da selezione, verifica che ci sia la spunta sulle prime 2 checkbox e conferma con OK. Successivamente, per quanto riguarda la convalida dati, seleziona la scheda dati, convalida dati, consenti un elenco e come origine seleziona l'elenco dei mesi. Ovviamente, per quanto riguarda la località, selezionerai l'elenco delle località. Successivamente, utilizzando la funzione indiretto, dovrai selezionare come primo argomento il contenuto della cella O2, cioè il nome del mese. Confermando con invio, avremo l'elenco delle temperature medie rilevate in quel mese. Come passo finale, dovremo nidificare la funzione indiretto all'interno della funzione media, riuscendo così a ricavare la media delle temperature medie registrate in quel mese nelle 10 località presenti in tabella. Per quanto riguarda questa seconda formula, procedi in modo analogo. Utilizza cioè la funzione indiretto e seleziona come argomento la cella O5 contenente il nome della località. Successivamente nidifica questa funzione all'interno della funzione media. Siccome Campiglio è un nome definito del foglio di lavoro, verrà calcolata la media dei dati presenti in questa riga della tabella, come del resto prima è stata calcolata la media relativa a questa colonna della tabella. Quando invece i criteri di scelta sono 2, la località e il mese, dobbiamo utilizzare la funzione indiretto e l'operatore intersezione, che è uno spazio. Dobbiamo dunque utilizzare la funzione indiretto, selezionare come argomento la località,
Successivamente digitare uno spazio e di nuovo la funzione indiretto con argomento la cella P8 contenente il nome del mese. In questo modo Excel incrocerà i dati della riga relativa alla località Giustino e alla colonna relativa al mese di febbraio, ottenendo così il valore presente all'intersezione 5,9. Come avrai notato, l'utilizzo della convalida dati ci evita di dover scrivere i nomi a mano con il rischio di sbagliare, oppure di dover rientrare continuamente nelle formule per correggerle, mentre l'utilizzo dei nomi ci fa risparmiare un sacco di tempo evitando le selezioni all'interno del foglio di lavoro. In questo ultimo esempio voglio mostrarti come devi utilizzare la funzione indiretto quando vuoi recuperare i dati presenti in fogli di lavoro differenti quando questi ultimi presentano la stessa struttura. In questa cartella di lavoro sono presenti 4 fogli contenenti le varie voci di spesa. Come puoi notare, tutti i fogli presentano la medesima struttura. Qui a destra è presente un foglio di riepilogo, nel quale, selezionando il nome di un trimestre, puoi recuperare da uno dei 4 fogli precedenti il dato relativo alla spesa totale. Quest'ultima si trova in cella B6. Come possiamo ottenere questo risultato? È semplicissimo. Nella cella A2 ho impostato una convalida dati con elenco in cui ho inserito il nome dei 4 fogli di lavoro. Successivamente, in cella B2 ho inserito la funzione indiretto e come argomento, innanzitutto ho selezionato la cella A2, ho utilizzato l'operatore ampersand e in questo modo ho collegato il nome del foglio di lavoro a una stringa di testo. La stringa di testo è costituita da un punto esclamativo e dal riferimento alla cella B6. In questo modo, come puoi notare premendo il tasto F9, sono riuscito a ottenere il riferimento alla cella B6 contenuta nel foglio Trim1. Ti ricordo infatti che in Excel il riferimento a una cella presente in un altro foglio di lavoro si ottiene digitando il nome del foglio, digitando punto esclamativo e successivamente l'indirizzo della cella della quale si vuole recuperare il valore. Premo CTRL Z per annullare l'operazione effettuata e confermo con invio. Per osservare la sintassi riprodotta utilizzando l'operatore ampersand e la funzione indiretto, ti basta digitare uguale in una cella qualsiasi, selezionare un foglio di lavoro e in questo modo Excel scriverà il nome del foglio di lavoro seguito da un punto esclamativo ed infine selezionare la cella che ti interessa. Premendo invio otterrai lo stesso risultato trovato in precedenza, che però è statico, mentre con una convalida dati possiamo rendere questo risultato dinamico. Nel prossimo tutorial vedremo alcune applicazioni pratiche di questa funzione in combinazione con altre funzioni di Excel. Per oggi è tutto. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like se ti è piaciuto, a commentare e a condividerlo con gli amici e naturalmente a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro. Se non l'hai già fatto, ti invito a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti aspetto nel prossimo video. Ciao!